Ciao amici, bentornati su Italiano Thales e benvenuti a una sessione di shadowing con me. Io sono Lucia. In questa lezione praticheremo l'italiano in 3 livelli. Ogni livello è un po' più difficile del precedente. La prima parte è per principianti. Le frasi sono brevi e semplici. Ripeterai dopo di me e praticherai il ritmo dell'italiano facile. La seconda parte è per studenti intermedi. Le frasi diventano più lunghe. Sentirai più idee collegate tra loro. Questo aiuta la memoria, la velocità nel parlare e la fiducia in te stesso. La terza parte è per studenti avanzati. Le frasi suonano più naturali. Praticherai pensieri più lunghi, ritmo più fluido e parole più ricche. L'idea è semplice. Inizia con frasi facili, poi passa a frasi più lunghe e finisci con l'italiano naturale. Ascolta attentamente e ripeti subito con me. Non fermarti, non tradurre. Copia il mio suono, copia il mio ritmo. Lascia che le parole scorrano. Sei pronto? Cominciamo con la parte 1, italiano per principianti. Il cielo è sereno. Il sole è luminoso. L'aria è calda. La luce brilla sul mio viso. Cammino lentamente lungo la strada. I miei passi sono dolci e silenziosi. Le mie scarpe sono nuove e pulite. Brillano sotto il sole. La strada sembra fresca. Le case sono piccole e ordinate. Le finestre sono aperte. Sento odore di pane fresco nell'aria. Un cane corre vicino a me. Il cane sembra felice. La sua coda si muove veloce. Sorrido al cane. Il cane abbaia una volta e corre via. Un bambino piccolo sta ridendo. Il bambino sta mangiando un gelato. Il gelato è freddo e dolce. Si scioglie sotto il sole caldo. Il bambino lascia cadere il gelato. Cade a terra. Il bambino comincia a piangere. Le lacrime scendono sulle guance. La madre abbraccia il bambino. Parla con una voce calma. Il bambino si sente meglio. La madre compra un altro gelato. Il bambino sorride di nuovo. Cammino più avanti lungo la strada. Vedo un piccolo negozio. La porta è aperta. Il negozio vende frutta.
mele rosse, banane gialle, arance luminose, uva viola. Compro una mela. È grande e dolce. Il succo è fresco. La mangio lentamente. Butto via il torsolo. Poi bevo un po' d'acqua. L'acqua è fresca e pulita. È piacevole dentro di me. Mi sento di nuovo fresco. Mi siedo su una panchina. La panchina è vecchia e ruvida. La vernice è rovinata. Il vento è leggero e dolce. Le foglie si muovono sugli alberi. Chiudo gli occhi. Sento gli uccelli cantare. Sento le macchine passare. Sento le persone parlare in fretta. Apro gli occhi, la strada è luminosa e piena di vita. Mi alzo in piedi. Faccio un respiro profondo. Comincio a camminare di nuovo. Mi sento calmo. Mi sento leggero. È una giornata bellissima. Bene, ora passiamo a frasi più lunghe. Sei pronto? Cominciamo. Mentre continuo a camminare lungo la strada, inizio a notare più cose intorno a me. Ci sono piccole case su entrambi i lati della strada. La maggior parte ha dei balconcini pieni di fiori. Alcuni fiori sono rossi, altri gialli o rosa. Il profumo dei fiori si mescola con l'odore del pane caldo. Mi fermo per un momento vicino a un panificio. Attraverso la finestra vedo pane fresco sugli scaffali di legno. Il pane sembra morbido e dorato e quasi posso sentirne il sapore solo guardandolo. All'interno le persone aspettano in fila, tenendo piccoli sacchetti di carta. Decido di non comprare nulla adesso e continuo a camminare. Presto arrivo in una parte più vivace della strada. Ci sono più negozi qui che vendono vestiti, giocattoli e piccoli regali. Un negozio ha cappelli colorati appesi alla vetrina. Un altro mostra molti tipi diversi di scarpe. Fuori dal negozio di giocattoli i bambini si fermano e indicano le bambole e le macchinine. I loro genitori sorridono ma non entrano. Mentre cammino più avanti, vedo una piccola libreria. Entro e l'odore di carta e inchiostro riempie l'aria.
Gli scaffali sono pieni di romanzi, riviste e quaderni. Cammino lentamente tra le file. Un libro attira la mia attenzione. Ha una copertina blu con lettere dorate. Il titolo parla di viaggi e avventure. Mi sento curioso, quindi compro il libro e lo metto nella borsa. Quando esco dal negozio, il sole è più basso nel cielo. La strada è piena di persone che tornano dal lavoro. Alcuni portano borse con il cibo, altri camminano in fretta e alcuni parlano al telefono. La città suona più rumorosa ora. Macchine, voci e musica che esce dai negozi. Vicino al cancello del parco vedo un uomo che vende palloncini colorati. Entro nel parco e trovo una panchina verde sotto un albero. Mi siedo, tiro fuori il mio nuovo libro e lo apro. La storia mi cattura subito. Leggo per un po', poi mi fermo a guardarmi intorno. Il parco è pieno di vita. I bambini corrono e giocano. Le coppie camminano fianco a fianco. Un uomo anziano siede da solo e osserva gli uccelli. Mi appoggio allo schienale e faccio un respiro profondo. L'aria profuma di erba e acqua fresca. Sento il suono leggero della fontana vicina. Non è una grande fontana, ma il rumore dell'acqua è calmo e tranquillo. Guardo le persone, ascolto l'acqua. Tengo il libro tra le mani. Il tempo qui sembra più lento, silenzioso e sicuro. Per un momento il rumore della città scompare. C'è solo pace nel parco. Il cielo diventa arancione, rosa e un po' viola ai bordi. Bene, ora passiamo a frasi ancora più lunghe. Può essere difficile ricordare ogni parola, quindi puoi guardare i sottotitoli e ripetere dopo di me. Le nuvole si muovono lentamente nel cielo della sera. Gli alberi alti ora sembrano più scuri e le loro ombre si allungano sull'erba. La fontana brilla come argento quando la luce tocca l'acqua che cade. Poso il mio libro e guardo attentamente intorno a me. Vicino alla fontana 3 giovani si stanno preparando per suonare musica. All'inizio sembrano un po' timidi, ma presto iniziano a suonare. La musica comincia dolce e lenta. Le persone smettono di camminare e girano la testa verso il suono.
Alcuni restano fermi ad ascoltare. Alcuni battono piano le mani, altri tirano fuori il telefono per registrare. Perfino i bambini smettono di correre e guardano i musicisti con gli occhi spalancati. Il parco ora ha un'atmosfera diversa, più calma, più calda, piena di energia. Mi godo molto la musica. Mi fa sentire leggero e felice dentro. Sembra che la musica stia collegando tutti insieme. Vedo sconosciuti uno accanto all'altro. Alcuni sorridono in silenzio e muovono il piede al ritmo. Altri si sussurrano qualcosa. La musica avvicina tutti, anche persone che non si conoscono. Accanto a me un bambino tiene un palloncino rosso. Si muove dolcemente nel vento della sera. Mi guarda e chiede: "Ti piace la musica?" I suoi occhi sono luminosi, in attesa della mia risposta. Sorrido e dico: "Sì, mi piace. È bellissima." Il bambino annuisce felice e corre verso la sua famiglia. Resto seduto e osservo per un po'. Un uomo anziano con un bastone sorride dalla sua panchina. Due ragazze battono le mani e cantano insieme. Tutti si sentono uniti dalla stessa canzone. È bello far parte di questo momento, anche con degli sconosciuti. Dopo un po' la musica finisce. Le ultime note fluttuano nell'aria e poi c'è silenzio. Un secondo dopo, le persone applaudono forte e gridano di gioia. I musicisti sorridono con felicità e sollievo. Ringraziano tutti, salutano e iniziano a mettere via gli strumenti. La chitarra torna nella sua custodia e il parco lentamente torna silenzioso. Il suono della musica svanisce e i normali rumori della città ritornano. I genitori chiamano i loro figli. Le famiglie iniziano a camminare verso l'uscita. Alcuni bambini piangono perché vogliono restare ancora un po'. La fontana continua a spruzzare dolcemente. Decido di andarmene anch'io. Rimetto il libro nella borsa. Mi alzo e cammino verso la strada principale. I negozi stanno chiudendo e i lavoratori chiudono le porte a chiave. Ma i ristoranti stanno aprendo e luci brillanti escono dall'interno. Sento l'odore del cibo, pane caldo, riso fritto,
carne alla griglia e caffè forte. L'odore mi fa tornare fame, anche se ho già mangiato. Le luci dei caffè rendono la strada calda e piena di vita. Passo davanti a un piccolo caffè con tavoli di legno all'esterno. Le persone ridono e parlano insieme. Le loro voci salgono e scendono come musica nella notte. Per un momento penso di sedermi a bere qualcosa. Immagino di tenere una tazza calda tra le mani, ma poi decido di continuare a camminare. Mi sento pronto per tornare a casa. Quando arrivo a casa, il cielo è scuro. L'aria è più fresca e la città finalmente è silenziosa. Bene, ce l'hai fatta. Hai completato la sessione di shadowing. Oggi hai praticato in 3 livelli. Per prima cosa hai parlato con frasi brevi e semplici. Poi sei passato a frasi più lunghe e collegate tra loro. E infine hai praticato una storia completa in un italiano chiaro e naturale. Lo shadowing è un modo molto efficace per imparare. Allena le tue orecchie a riconoscere i suoni. Allena la tua bocca a parlare con ritmo. Ti aiuta a diventare più veloce, più fluido e più sicuro di te. Grazie mille per aver praticato con me oggi. Spero che ti sia piaciuto l'esercizio e che tu abbia imparato qualcosa di nuovo. Torna domani e pratica di nuovo con me. Fino alla prossima volta. Continua ad ascoltare, continua a parlare e continua a credere in te stesso. A presto.